Io trovo 100 produttori che mi fanno fare i film senza fare la brung, senza trombare. Bentornati in soffitta. Mettetevi comodi tra vecchie pellicole, locandine stropicciate e sognacolori un po' sbiaditi, perché oggi vi porto in un viaggio dentro l'universo femminile dei film di Sergio Martino, dove la bellezza, la sensualità e l'ironia si mescolavano come in un cocktail perfetto. Le sue attrici non erano solo volti da copertina, erano personaggi, fantasie, icone che hanno lasciato un segno indelebile nel cinema italiano degli anni 70 e 80. Prima di partire ricordatevi di iscrivervi alla soffitta di Pippo e attivare la campanella, così non vi perdete nessuna delle nostre incursioni tra dive, fotoromanzi e B-movie. E se questa puntata vi farà venire voglia di rivedere certi film di notte fonda, lasciate un like e scrivetemi nei commenti quale di queste muse di Martino vi ha fatto battere il cuore. Ma mi sembri nuova! Sì? Bene, bene, è proprio quello che cercavo. Monta! 5.000! Capirai, che so? Monta, monta! Quando pensiamo a Sergio Martino, la mente corre subito alle sue donne, volti che hanno fatto impazzire il pubblico, corpi che il regista ha saputo filmare come opere d'arte in movimento. C'era Edwige Fenech, magnetica e irresistibile, con quello sguardo capace di far tremare anche il più compassato ispettore di polizia. Accanto a lei Barbara Bouchet, bionda raffinata dal fascino di ghiaccio, pronta a mandare all'aria ogni certezza con un solo sorriso. E poi Ursula Andress, la dea straniera, splendida e pericolosa, persa tra giungle e rituali misteriosi. Senza dimenticare Susie Kendall, con la sua dolcezza inglese contrapposta al sangue e al desiderio dei thriller più tesi, o Nadia Cassini, vitalità pura e malizia contagiosa. E ancora Anita Strindberg, elegante e fredda, che nei gialli diventa specchio della sensualità che fa paura. Tutte insieme queste donne hanno costruito un vero mosaico di sensualità, ciascuna con il suo stile, ironico, misterioso, elegante o selvaggio. Con Edwige Fenech, Martino ha creato l'immagine perfetta della bellezza anni 70, raffinata, sensuale, pericolosa e ironica allo stesso tempo. In film come Lo strano vizio della signora Ward o Tutti i colori del buio, la Fenech è il cuore pulsante dell'erotismo psicologico. Sguardi che promettono e spaventano, sogni che si trasformano in incubi, lenzuola che diventano trappole. Poi arriva la commedia, e lì Edwige si diverte. In Giovannona Coscialunga, disonorata con onore, o La moglie in vacanza, L'amante in città, mostra un lato più giocoso, con travestimenti, equivoci e doppi sensi che oggi fanno sorridere, ma che all'epoca scaldavano gli schermi italiani. Il suo fascino era un equilibrio perfetto tra ingenuità e malizia, e Martino sapeva come metterlo in scena. A darle il contrappunto ideale c'era Barbara Bouchet, la bionda elegante, la signora di classe che finisce sempre in situazioni scabrose. Nei film a episodi come 40 gradi all'ombra del lenzuolo o Spogliamoci così senza pudor, interpreta donne impeccabili, con tailleur e voce vellutata, che improvvisamente si ritrovano tra lenzuola stropicciate, armadi pieni di amanti e malintesi roventi. Bouchet ha sempre giocato sul filo dell'ironia, fredda e distante all'inizio, irresistibilmente divertita alla fine. E quando sorride, con quello sguardo che finge candore, capisci perché Martino la considerasse perfetta per incarnare la tentazione elegante, quella che non ha bisogno di gridare per conquistare. In Spogliamoci così senza pudor appare insieme a Ursula Andress e Nadia Cassini, a valorizzare il gioco delle bellezze in serie. E poi c'è Ursula Andress, l'icona internazionale che Martino porta nel suo cinema per dargli una dimensione ancora più audace. La ritroviamo nel mezzo della giungla, tra tribù ostili, rituali e pericoli ovunque. Il suo corpo diventa simbolo di un erotismo esotico e pericoloso, legata, cosparsa di colori rituali, circondata dal fuoco e dagli sguardi di una tribù. È una scena di pura tensione erotica e visiva, ma con una forza magnetica che la rende tutt'altro che vittima. Ursula è la dea pagana del cinema di Martino, un mix perfetto di pericolo e desiderio. E come dimenticare Susie Kendall, l'inglesina dagli occhi chiari che in i corpi presentano tracce di violenza carnale, ci mostra un altro tipo di sensualità, quella della paura, della vulnerabilità. Non si spoglia mai completamente, le sue amiche sono più audaci, lei è la ragazza che non dovrebbe essere lì, e proprio per questo il pubblico la ama. Quando la vediamo nascondersi nella villa con il killer in casa e i cadaveri nascosti, l'erotismo e la tensione si fondono in un brivido unico.
Susie Kendall è la purezza messa a confronto con il caos del desiderio. Tra le muse di Martino c'è anche Anita Strindberg, glaciale e affascinante, la moglie tradita e misteriosa di "Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave". Nelle sue interpretazioni, la Strindberg porta una sensualità più sottile, fatta di sguardi taglienti, silenzi carichi e una bellezza che non deve gridare per affermarsi. E poi ancora la potente e scatenata Nadia Cassini, che in Spogliamoci così, senza pudor, entra nel gioco con la sua vitalità, le curve e le risate travolgenti. L'armadio! Oh no! Sì, no, sì, no, non è l'armadio! No, l'armadio, No, sì, invece dai, no, entra! no. Entra nell'armadio che ci arriva mia moglie qui, che è una strage in quelle che... E Barbara Bach, star internazionale che in L'isola degli uomini pesce dona al film di Martino un tocco di fascino da copertina. Emerge dall'acqua in abito bagnato, viene legata a un altare e riesce a essere elegante e sensuale anche in un contesto d'avventura. Infine, volti come Janet Ogren, Paola Senatore, Dale Haddon e Sidney Rome si fanno notare, forse meno celebri, ma ugualmente vitali nell'universo femminile di Martino. Tutte insieme, queste donne formano il grande affresco cinematografico di Sergio Martino, un regista che ha saputo esaltare la bellezza femminile senza mai dimenticare il gioco, l'ironia e la libertà di quegli anni. C'erano scene che facevano discutere, certo, ma anche una voglia di raccontare la donna come motore del desiderio, del mistero e del divertimento. Oggi quei film ci fanno sorridere, ma ci ricordano un'Italia più coraggiosa, meno ipocrita, dove la sensualità si mescolava al sogno e il cinema non aveva paura di osare. E allora, soffittari, la domanda è questa. Se doveste scegliere una sola musa di Sergio Martino da portare qui in soffitta, chi scegliereste? La mora Edwige, la bionda Boucher, la divina Andress, la dolce Kendall, la scatenata Cassini, la sofisticata Bach o la misteriosa Strindberg? Scrivetemelo nei commenti. Lasciate un like se amate quel cinema fatto di luci soffuse e battute ammiccanti. E iscrivetevi subito alla Soffitta di Pippo per non perdervi le prossime puntate dedicate alle dive, ai registi e a quell'Italia che sapeva far sognare. Dalla Soffitta è tutto. Continuate a guardare il mondo con un pizzico di nostalgia e un sorriso furbo, perché il bello del nostro cinema è che non ha mai smesso di farci innamorare.